30 secondi è il tempo che ti serve per non dover mai più chiedere in che tonalità siamo. La scena è questa: sei in una jam session, tutti suonano e tu non sai cosa fare, ma esiste un metodo pratico che in mezzo minuto ti permette di trovare la tonalità senza teoria musicale e usando una sola corda. Il timer parte adesso, senti questa base. Trovata, siamo in tonalità di Mi maggiore e ora ti spiego esattamente come ho fatto in modo che sarei tu a guidare la prossima jam session, e resta con me fino alla fine perché ti spiegherò come capire se il brano è maggiore o minore e soprattutto come evitare la trappola della quinta, l'errore più comune tra i chitarristi. Ma prima partiamo dal metodo della corda singola. Ciao ragazzi, sono Alessandro Giordani, sono un chitarrista e il primo consiglio è pensare alla tonalità come alla casa musicale di una canzone. Ogni brano infatti ha una nota che suona come se fosse casa, dove tutto si risolve e trova riposo. Questa nota è chiamata tonica. Conoscerla ci indica chiaramente la tonalità di un brano e questo è fondamentale ad esempio per improvvisare un assolo o per capire gli accordi di una canzone. Il metodo è semplicissimo e prevede soltanto una corda, la sesta e i primi 12 tasti. Ogni tasto infatti ha una nota e può rappresentare la tonica. Mentre ascolti la canzone quindi inizia a suonare sulla sesta corda tasto dopo tasto dal primo al 12esimo, cercando di capire quale nota può essere la tonica del brano. Ma per farlo bene però dovete cercare questi 4 segnali specifici. Primo segnale: quando trovate la nota giusta sicuramente suonerà bene su tutta la progressione di accordi, e la prova del 9 è proprio questa: se la canzone improvvisamente si fermasse e rimanesse solo la nostra nota, darebbe un senso di conclusione? Se sì, allora quella è la tonica. Sentito? Questa risolve perfettamente. Il secondo segnale fondamentale è saper percepire una sorta di attrazione magnetica verso la tonica. È come se tutte le altre note vi tirassero proprio verso quella specifica nota. Ascoltiamo un esempio con una base sotto. Il terzo segnale è importantissimo, infatti durante la ricerca troverete delle note che suonano quasi bene, ma non fatevi ingannare. Probabilmente avete trovato una nota che appartiene alla scala, ma non è il centro tonale, non è la nostra casa. Alcune note infatti possono essere delle note che appartengono alla tonalità del brano, oppure sono delle note che stanno bene su alcuni accordi, ma non su tutti. Ascolta. La prima così, la seconda invece è perfetta. Continuate quindi a cercare quella nota che al vostro orecchio funziona sempre. Ragazzi, ma se il video vi sta piacendo, prendete una sesta corda e accordatela sul pulsante mi piace e doppio mi piace, e non azzardatevi mai a iscrivervi a questo canale, non vi voglio. Sappiate però che soltanto a 100.000 iscritti vi dirò perché non dovete iscrivervi al canale. Mai! Il quarto segnale è una nota speciale che ti aiuta tantissimo. È infatti quella nota appena prima della tonica. Crea una tensione così forte che il tuo orecchio desidera proprio risolvere sulla nota successiva. È come un segnale stradale che ti dice: la casa è qui accanto. Hai sentito la tensione della nota Sol? Devi risolvere proprio qui, sul
La bemolle, e quello ragazzi è il segnale che siete vicinissimi proprio alla tonica, che si trova infatti esattamente un tasto avanti rispetto alla sensibile. Ma c'è un trucco immediato, facilissimo, che puoi usare se il tuo orecchio fa fatica: rubare la risposta direttamente agli altri musicisti, uno su tutti il bassista. Se suoni infatti con un bassista dal vivo, guarda dove mette il dito più spesso. Quella nota che lui usa come base per il ritmo, come nota risolutiva, nel 90% dei casi è proprio la tonica del brano. E provate anche a canticchiare nella vostra testa la nota che sentite come casa e poi trovatela sulla chitarra. Provateci e fatemi sapere. Fermi tutti però, adesso che sappiamo la tonalità viene la parte cruciale. Il brano è maggiore o minore? E qui è dove la maggior parte dei chitarristi si arrende. Ma ecco il mio metodo dei 3 tasti. Una volta trovata la tonica, conta 3 tasti avanti. Se suona bene ed il suono è triste e cupo, sei in tonalità minore. Se invece dovesse suonare meglio 4 tasti più avanti ed il suono quindi è allegro e solare, sarai in tonalità maggiore. Facilissimo! E ora che sai distinguere il colore della canzone, ti svelo il segreto che separa i chitarristi professionisti dai dilettanti: evitare la trappola della quinta. La quinta infatti suona molto bene da un intervallo consonante, ma non ha quella sensazione di casa, di risoluzione definitiva tipica della tonica. Molti pensano di aver trovato la tonalità giusta, iniziano a suonare e qualcosa stona sempre. Non sono però stonati loro, hanno semplicemente confuso la quinta con la tonica. Mi raccomando, se hai dei dubbi, suona sempre il tasto prima. Se crea quella tensione massima che deve risolvere, vuol dire che hai suonato la sensibile, che abbiamo visto prima, e al 100% avrai individuato la tonica. Ma c'è un ultimo trucco che vi devo assolutamente dire. Nella maggior parte dei brani, a meno che non ci siano dei cambi di tonalità, l'ultimo accordo è di solito l'accordo della tonalità. Ad esempio, in un classico giro pop di 4 accordi, prendiamo ad esempio Do maggiore, La minore, Fa Sol. Come puoi sentire, l'ultimo accordo è l'accordo che risolve, nel nostro caso l'accordo di Do. Di conseguenza la nota Do sarà la nostra tonica e la tonalità del brano. Per cui ricordate, la tonica è sempre quella nota che suona come a casa e verso cui tutto gravita e deve risolvere. Il timer si ferma qui, in pochi minuti sei passato da quello che chiede sempre la tonalità a quello che la trova in meno di 30 secondi, e per farlo basta solo applicarsi un minimo e allenare l'orecchio. Immagina quindi la prossima jam session, tutti iniziano a suonare, tu prendi la chitarra, 30 secondi e sei pronto per dare il massimo, con la sicurezza di chi sa esattamente dove andare, cosa suonare, come se conoscessi quella canzone da sempre. Ma mettiamolo ragazzi, sapere che siamo in Sol maggiore è solo metà dell'opera. Quali sono gli altri accordi? Come si costruisce il giro armonico? Se arriviamo a 50 commenti con la parola accordi, preparo subito la guida completa per trovare l'intera progressione partendo dalla tonica. E se nel frattempo vuoi davvero crescere con la chitarra, scarica subito la mia mappa gratuita in 9 livelli, ti mostrerà esattamente dove sei ora e cosa studiare per arrivare al livello successivo. Non più dubbi, non so cosa studiare, ma solo un percorso chiaro verso ciò che hai sempre sognato di suonare. Trovi il link in descrizione e noi ci vediamo la prossima settimana con il prossimo video. Ciao ragazzi, buona musica!